Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Da Højlund a De Bruyne, passando per McTominay, i nostri nazionali dal punto di vista realizzativo stanno molto bene. Quadro completo, aspettando l'Italia stasera che dovrebbe presentare solo Di Lorenzo nell'11 di partenza, sperando che poi la partita si metta su un binario favorevole senza chiedere straordinari a qualcuno, Spinazzola in questo caso, così rientriamo a Napoli sani e salvi, ci concentriamo sulle partite che ci aspettano, ravvicinate e difficili da un punto di vista tecnico. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se avete visto le partite dei nostri calciatori impegnati in nazionale. Se vi piace questo video, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo, e sempre e solo se volete iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica e non vi perdete alcun contenuto, anche perché parleremo di Spalletti e un attacco mediatico al Napoli di De Laurentiis e a De Laurentiis stesso. Ricostruiamo ciò che è successo in questa pausa nazionale e partiamo proprio da qui. Perché parlo di attacco mediatico? Perché comincia la pausa nazionale, la prima notizia che leggi è Noah Lang via gennaio in prestito al PSV Eindhoven, tornerà in Olanda, a Napoli non trova spazio solo perché poi non è esultato insieme alla squadra. Nell'ultima partita in campionato è stato richiamato da Juan Jesus, avete visto ovviamente tutti quanti il video, e cominciate a sparare frottole e balle che non sono né in cielo né in terra, perché il Napoli non si priverà di alcun esterno d'attacco. Per quanto mi riguarda, dopo Noah Lang, finita questa situazione, dopo 48 ore cercando di destabilizzare, escono le intercettazioni per il caso Simen, intercettazioni che poi sono al vaglio degli inquirenti da una vita, quindi diciamo che potevano uscire 6 mesi fa, 4 mesi fa, escono durante questa pausa nazionale dopo la situazione Nova Lang, e quindi ecco perché posso parlare e voglio parlare dal mio punto di vista e la mia personale opinione, poi mi aspetto la vostra qui sotto nei commenti, parlare di attacco mediatico dopo le intercettazioni e il caso Osimhen. Il Napoli ha 7 partite complicatissime e dopo la sosta e Tour de Force su tutti i giornali. Attenzione Napoli, il calendario, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non attacca. Non avete capito che non attacca dal punto di vista mediatico? Tanto è vero che poi subito dopo esce quella situazione. Attenzione Napoli, la clausola di Højlund potrebbe essere un'arma a doppio taglio, 85 milioni. Dal 2027 arriva qualcuno, se lo prende, ci rimetti addirittura qualcosa senza calcolare poi il Napoli, l'ammortamento del cartellino e l'eventuale plusvalenza che andrebbe a fare poi su Højlund pur avendolo pagato 50 milioni, riscatto ovviamente incluso. Ci pensa Fabrizio Romano a smentire e dice sulla situazione riscatto di Højlund e quant'altro non ci sarà nessuna telenovela, quindi potete anche non farla uscire la notizia tra un po' o a ridosso del mercato di gennaio o di giugno. Il Napoli riscatta, non riscatta, non lo sa cosa fare, eccetera, eccetera. Noi sappiamo benissimo cosa fare il Napoli con Højlund, quindi senza che l'andate a scrivere la notizia, perché la sappiamo già. Dopo la clausola di Højlund, finita tutta la tiritera, arriva Spalletti con le sue dichiarazioni. Spalletti ovviamente è da quando è andato da Napoli che ogni tanto viene chiamato in causa, viene intervistato e spara a salve sul presidente De Laurentiis, perché ovviamente credo che Napoli e i napoletani non gli abbiano fatto mai praticamente niente, ma è il caso però di giudicarlo per l'uomo che è, per quanto mi riguarda. Dal punto di vista sportivo io non vado a sindacare niente, vinci lo scudetto, stravinci lo scudetto, un grande Napoli in Champions League, eccetera, 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 ma ci sono delle cose che però diciamo mi fanno storcere il naso, perché dal punto di vista mediatico potresti anche tenertele per te. Volevi attaccare il Napoli, per quanto mi riguarda? Perfetto, il Napoli De Laurentiis in questo caso e non il Napoli squadra. Volevi attaccare il Napoli società in questo caso? Perché non l'hai fatto durante tutto l'anno del disastro, dove avevi anche terreno fertile per poter attaccare, con un Napoli in difficoltà, con Garzia, poi Mazzarri, poi Calzona? No, lo fai quando vieni chiamato in causa, e ad oggi, dove il Napoli ha
un organigramma societario molto ma molto forte, ancora più stabile di quanto lo era prima. Sulla panchina c'è un mister che a livello mediatico non si fa attaccare da niente e da nessuno, ovviamente lui e tutto lo staff, quindi non vedo l'utilità di queste situazioni se non un continuare l'attacco mediatico al presidente Aurelio De Laurentiis. Io prenderò sempre le parti del presidente, soprattutto in queste situazioni dove si spara gratis, ecco, su Aurelio De Laurentiis, situazioni lavorative che potevano essere risolte tra due uomini, un uomo, il presidente De Laurentiis, e un omino piccolo, in questo caso Spalletti, perché di omino piccolo si deve parlare e si sta rivelando un omino molto, ma molto piccolo, aperta e chiusa parentesi perché non voglio dilungarmi. Detto questo, i nostri nazionali molto, ma molto bene, Højlund ne insacca un altro e quindi andiamo a quota 6 più un assist nelle ultime 4 partite. De Bruyne 8 gol stagionali già per il belga, senza calcolare gli assist che, se non vado errato, sono 3 e quindi stiamo a un 11 totale da inizio campionato. Gran bei numeri. La cosa importante è che si è sbloccato il signor Scott McTominay con la Scozia. Stop di petto in aria e tiro di sinistro all'angolino. Non esulta come abbiamo sempre visto, anche perché probabilmente questa situazione, diciamo, della non segnare a Napoli comunque se l'è portata un attimo appresso e oggi scusate, l'altro ieri quando ha giocato la Scozia se l'è scrollata di dosso questa situazione e ha esultato molto ma molto poco, quasi con la rabbia che aveva dentro, che non voleva far vedere che poi era arrabbiatissimo, forse anche con se stesso per non esserci arrivato molto lucido in determinate situazioni, perché comunque qualche palla importante in area di rigore col Napoli l'ha avuta e quindi si sblocca McTominay e ci auguriamo che possa, diciamo, portare i suoi gol anche con la maglia azzurra. Abbiamo un attaccante che non si ferma più. Højlund contro la Grecia d'opportunismo, si sbaglia ovviamente un passaggio all'indietro per quanto riguarda la difesa greca. Højlund legge la situazione, si infila, tocca il pallone quanto basta e va a finire in rete per approfittare poi di quella situazione e segnare per la sua nazionale. Ha il gol nel sangue, è in formissima e noi non possiamo far altro che essere contenti di avere Rasmus Højlund in squadra. Poi c'è Kevin De Bruyne. C'è Kevin De Bruyne che segna altri 2 gol, è vero, 2 calci di rigore, ma i calci di rigore vanno comunque segnati e soprattutto abbiamo visto sia a Napoli sia in nazionale che è un calciatore, ovviamente con tutta l'esperienza del caso, lo sapevamo già, ma c'è il VAR, 5 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, campi dove, diciamo, è complicato concentrarsi perché ostici per tifo, per piazza, eccetera, eccetera. De Bruyne non si fa assolutamente il problema perché appena prende il pallone in mano per andarlo a posizionare sul dischetto già sa perfettamente cosa fare e può succedere anche alla fine del mondo. Non cambierà assolutamente idea, freddezza, maturità ed esperienza a servizio del Napoli e credo che Antonio Conte contro il Torino debba partire da questi 3. Voi mi direte no, ma dobbiamo dare spazio, esterni d'attacco, vediamo, non vediamo. Io credo che se diciamo un calciatore è in condizione mentale e fisica al top, devi sfruttarlo. McTominay si è sbloccato, ben venga. Chance con il Torino. De Bruyne e Højlund comunque hanno fatto vedere che è un asset che funziona, è una linea verticale che funziona e quindi tenerli in campo, però leggere la situazione come si deve è cosa buona e giusta a partite in corso nel caso diciamo non va come ti eri prefissato, intervenire diciamo con il giusto tempo e con le giuste tempistiche per quanto riguarda i cambi, ma ci arriveremo alla partita col Torino, faremo l'analisi della partita come sempre. Ecco perché vi dico, se vi iscrivete attivate la campanellina così non vi perdete alcun contenuto.
sempre Forza Napoli, aspettando l'Italia di stasera, così abbiamo concluso quest'altra pausa nazionale. Ciao!